Partiamo dagli animali. Io nasco come etologo. Quando si va a vedere se gli animali sono omosessuali o meno, Beichmill già nel 99 aveva classificato 450 specie di animali che avevano comportamenti chiaramente omosessuali. Giraffe, leoni, bonobo, ma addirittura coleotteri. Ci sono delle vespe, si chiamano vespe timidi, che usano l'omosessualità come una strategia per garantirsi la riproduzione. Nel senso che mentre una vespa timide si sta copulando una bellissima femmina e sta trasferendo i suoi spermatozoi, che ci mette almeno 25 minuti per trasmetterli, se arriva un altro maschio sono guai. Quindi questo maschio si finge femmina, si fa copulare dal maschio, così mentre il maschio che lo sta copulando trasferisce spermatozoi a lui, che non se ne fa nulla, lui può continuare la copula con la femmina. Quindi in effetti ci sono situazioni in cui l'omosessualità può far comodo. Uno dei problemi che c'è nell'omosessualità animale è che in tutte queste 450 specie, che adesso sono su più di 900 che sono state esaminate, quello che emerge chiaramente è che nessuna di queste specie, forse salvo una, è omosessuale perenne, sempre omosessuale. Nelle scimmie è comunissimo il rapporto omosessuale fra maschi, ma nessuno di quei due maschi che hanno un rapporto omosessuale è esclusivamente omosessuale. L'omosessualità può essere usata come strategia sociale e quindi quello non pone un problema. Potrebbe essere una strategia per aumentare le proprie chance di salire nella scala gerarchica, per esempio. E quello non pone un problema da un punto di vista darwiniano. Quindi negli animali la situazione è meno problematica che nell'uomo. Ci sono tanti studi che hanno cercato di identificare perché c'è l'omosessualità. Può essere una fase di apprendimento, i cagnolini che giocano a dottori, si montano uno con l'altro, soprattutto questo è visibile nelle scimmie, per esempio nei miei macachi che ho studiato per 30 anni, il maschio per copulare la femmina si deve arrampicare sulle zampe posteriori della femmina, poi deve inserire il suo attrezzo nell'attrezzo femminile e non è un'operazione facile, quindi un maschio che fa pratica con altri maschietti nei giochi impara meglio la strategia. Quindi potrebbe essere un imprinting della sfera sessuale, potrebbe essere fare esperienze precoci o imitazione del comportamento eterosessuale. Non ci sono femminine intorno, giochiamo a dottori insieme, tanto si impara la pratica. Potrebbe essere una forma di gioco promiscuo, che poi si trasforma, si canalizza verso un comportamento eterosessuale. Può essere una modalità per ottenere piacere, una forma di masturbazione collettiva tramite un comportamento omosessuale. Può essere una fonte di distensione, questo nelle scimmie io l'ho osservato molto frequentemente. Quando due maschi sono in conflitto, dopo essersi menati a sufficienza, fanno pace, cominciano a spulciarsi e una montatina per uno non ci sta male. Tanto per dire, vabbè, siamo diventati amici. Questi sono i montoni, che sono forse l'unica specie che è studiata, però sono dei montoni che sono stati selezionati in cattività, ma derivano dalla capra di montagna naturale, in cui sono stati trovati dei maschi che sono sempre omosessuali. È l'unico caso che si conosce oltre all'uomo. Quindi l'informazione che ci arriva dagli animali, quindi, è che l'omosessualità è nella natura. Quindi cominciamo a demolire una famosa frase che va dalla Bibbia in su, che è un comportamento contro natura. Non c'è niente di contro natura. La natura prevede completamente il comportamento omosessuale.